mi occupo di comunicazione e quindi racconto storie. Sì, l'idea era di partire da una suggestione per lasciarvi anche questo, no? Perché autoprobabilmente poi farà lanciare anche delle suggestioni. Questa è una foto mia con i miei cugini, una parte dei miei cugini perché ne ho un sacco, io sono quella piccolina a sinistra con il pallone, e lì c'è un sacco rappresentato non è solo il sacco dei miei cugini, ma è il sacco che ricevevamo dai cugini con i vestiti smessi. Quindi una volta all'anno arrivava questo sacco e per noi era un po' un rito, un po' una festa, ci si tuffava dentro e si cercava di recuperare quello che ancora andava bene, no? Quindi pantaloni, maglioni, eccetera. Per noi era una festa, per mia mamma ovviamente era un risparmio, era anche un impegno perché doveva rammendare, ricucire quello che non era a posto, qualche volta addirittura rigenerare, tingere, cambiare cerniere, bottoni, eccetera. Non si buttava via nulla di questo sacco perché tutto quello che non poteva essere indossato magari veniva recuperato come stoffe per fare toppe, i bottoni venivano recuperati, le cerniere anche, e quello che proprio non funzionava magari era uno straccio. Se lo guardo oggi e penso ai miei figli adolescenti, loro sono un po' in mezzo a una dicotomia, no? Comprano moda a basso costo e anche a bassa qualità, usa e getta un po' con questo approccio. Dall'altra parte hanno magari accesso a piattaforme che hanno un po' ingegnerizzato il sistema, hanno digitalizzato il sacco dei cugini, vendendo moda vintage anche di marca. E quindi hanno strutturato anche diciamo, progetti profittevoli anche per le aziende inventando queste piattaforme. Perché avevo piacere di cominciare di qui? Era per dire che quello era un modello di economia circolare, sicuramente era un modello di economia domestica, sicuramente era anche un approccio all'uso degli oggetti che era diciamo di buon senso, ma era anche un'attribuzione di valore più forte di quello che forse abbiamo un po' perso nel tempo. La circolarità sicuramente esiste perché esistono dei bisogni che la circolarità può soddisfare. Noi, per esempio, che ci occupiamo di distribuzione di componenti per autoveicoli, la circolarità è un grande aiuto per riuscire magari a garantire i componenti nei periodi di scarsità di risorse. Diciamo che pandemia e post-pandemia hanno abbastanza insegnato da questo punto di vista. Sostenibilità, l'hanno detto prima i relatori che mi hanno preceduta, è evidente, e non è più solo una scelta etica, ma è davvero un nuovo modello strategico per l'industria dove poter confermare la propria competitività e per assicurarsi una crescita e un successo di lungo periodo. Noi l'abbiamo, diciamo, come LKQ Corporation, questo gruppo americano che menzionava prima, l'abbiamo in realtà, e fa parte proprio del nostro DNA, perché è così che è nata LKQ 25 anni fa a Chicago, è nata dalla strutturazione di un'attività di dismantling. E quindi in qualche maniera ha proprio ingegnerizzato questo modello. Come distributori noi che cosa possiamo fare? Possiamo lavorare ovviamente sulla filiera distributiva e possiamo lavorare sull'ottimizzazione dei processi, quindi in collaborazione con chi è il nostro fornitore e quindi andando a inserire un processo di selezione ancora più forte dei fornitori alla base, chiedendo che il fornitore abbia criteri di sostenibilità da soddisfare e quindi aiutarci in tal senso a scegliere fornitori che siano attenti dalla progettazione fino al packaging. E poi andando lungo la nostra filiera distributiva, ovviamente per noi l'importante è il trasporto, perché la logistica lavora molto sul trasporto, quindi andare a efficientare, risparmio energetico, andare a ottimizzare le nostre tratte per riuscire davvero a essere più sostenibili. E poi ancora andare a lavorare su quella che poi è l'esperienza di vendita e di acquisto da parte del cliente. Quindi andando magari a digitalizzare parte di questo processo o a porre attenzione a tutto quello che poi va a valle, che è la riparazione, andando a inserire dei temi di sicurezza, sostenibilità e anche competitività per gli automobilisti che poi si avvalgono dei nostri servizi. Riparo, riuso, rigenero, riciclo. Beh, riparo, nell'attività riparativa tipicamente c'è già un grande tema di sostenibilità, perché riparare, possiamo anche dire, ripristinare le funzionalità di un veicolo, rimetterlo su strada, garantendo ovviamente tematiche di sicurezza e di efficienza per l'automobilista, è un'attività più sostenibile che non acquistare una vettura nuova, allungarne la vita, è quello che si sta cercando di fare con processi di economia circolare. Dove noi abbiamo sicuramente
possiamo anche in realtà introdurre dei temi nuovi di economia circolare e su questi temi del riuso, del riciclo e della rigenerazione. Qualche numero così per darvi la dimensione di quello che stiamo facendo anche a livello globale. Il 22% del fatturato del gruppo del 2023 è davvero legato al recupero di componentistica, quindi 102 impianti di recupero, 800.000 veicoli smantellati, 12 milioni di parti recuperate, solo con il 22% del nostro business. E questi sono dati che emergono dal nostro rapporto di sostenibilità 2023. E come dicevo, il KQ ha costruito le proprie competenze proprio su questo modello, ovviamente molto forte nel Nord America dove il KQ è nata, ma da quando ha fatto il suo ingresso in Europa, e ormai siamo presenti su 18 paesi europei, queste competenze sono state acquisite anche proprio nel nostro continente. E quindi qua così vi invito a entrare, vi do il benvenuto in casa di una delle nostre consociate europee, LKQ Attracco. LKQ Attracco è una società svedese che come modello di business ha quello di recuperare veicoli destinati alla rottamazione di provenienza assicurativa, diciamo che il 98% è provenienza assicurativa, derivante da accordi con le compagnie assicurative di Svezia e Norvegia. Il modello qual è? È quello di la vettura viene ricevuta presso i plant sul territorio, viene smontata, viene lavata, viene pulita, ogni singolo componente viene recuperato, quello che si può ovviamente poi riutilizzare viene testato secondo rigidi processi di qualità e di controlli certificati, viene pulito, viene riscatolato, viene fotografato e gli viene attribuito un codice univoco che si porta dietro non solo l'informazione del codice dell'applicazione del prodotto, ma anche la provenienza, il chilometraggio, l'età del veicolo, per avere veramente un tema di completezza. E poi viene rimesso in vendita attraverso piattaforme B2C e B2B. La maggior parte rientra nel circuito B2B, quindi rientra in questo circuito assicurativo virtuoso che la compagnia è riuscita a creare, e in questo modo riesce a distribuire valore, risparmio anche ai consumatori e riesce anche a misurare quel risparmio di CO2, quindi virtuoso anche per l'ambiente, no? Per tornare ai pillar che lei citava all'inizio. Quello che non viene recuperato di quelle vetture in realtà viene comunque riciclato, quindi tutte le parti vengono recuperate, gli oli, i fluidi, i metalli, gli alluminii, le plastiche, e vengono reindirizzati verso diciamo, canali di riciclo che eventualmente potranno dar vita a ulteriori e nuove, potranno servire altre industrie. Per esempio i pacchi batterie elettriche potrebbero poi anche essere smontati e destinati a pannelli solari, ad esempio. Quindi il modello è virtuoso, c'è della grande competenza, c'è del know-how importante che sarà bellissimo condividere. E ottima questa idea di autopromote, di poter fare questo percorso di avvicinamento. È chiaro che quello che auspichiamo e che quello in cui ci impegniamo è un grande momento di confronto con istituzioni, associazioni, imprese, per mettere a fattor comune questo know-how, ma soprattutto per andare a analizzare quei temi che sono anche soprattutto normativi, legati anche alla sicurezza, legati all'affidabilità del componente, che andranno discussi. Qui mi metto un po' il mio cappellino di membro del CDA di Adira, che è l'associazione dei distributori di componenti per auto italiani, e lì c'è grande attenzione anche per far, come dire, entrare il tema dei ricambi usati, dei ricambi rigenerati, che è un'altra delle competenze che abbiamo, anche nelle diciamo, chiacchierate, nei confronti politici che ci saranno a Bruxelles. E con questo vi ringrazio. Grazie.